Come inizio a studiare l'italiano? Oggi ti do 10 consigli. Ciao, mi chiamo Paolina e bentornati o benvenuti su Italian House. Io sono una delle insegnanti e oggi parleremo insieme di quali sono dei consigli e degli step per cominciare a imparare questa splendida lingua. Se non ci conoscete, noi siamo una scuola che si trova a Roma, in Italia, e i nostri insegnanti sono madrelingua, super qualificati e online stiamo creando una community pazzesca. Sui nostri social troverai video con consigli e piccole tips su come poter migliorare pronuncia, grammatica, vocabolario e così via. E soprattutto qui su YouTube facciamo dei video un po' più lunghi per insegnarvi le basi e anche poi per approfondire diversi argomenti. Una delle cose più importanti quando si tratta di imparare una nuova lingua, sicuramente avere degli obiettivi ben chiari. Tenere bene a mente gli obiettivi finali e che cosa vogliamo dal nostro percorso di lingua è essenziale e ci aiuterà un sacco. Facciamo 2 esempi. Se il mio obiettivo è trasferirmi in Italia o fare un periodo in cui lavorerò in questo paese, è importante imparare come comunicare nel quotidiano, come poter gestire l'aspetto pratico di scartoffie, documenti, come parlare con le persone negli scambi di ogni giorno, ad esempio per fare la spesa, per andare in comune, per chiedere indicazioni, per cercare informazioni e ovviamente per il lavoro che ci serve. Impareremo un italiano molto pratico e soprattutto ci concentreremo su conversazione, ascolto, vocabolario e ovviamente anche della grammatica. Ma se invece il mio obiettivo è, nel caso numero 2, amo la cultura italiana, voglio viaggiare o sono semplicemente appassionato o appassionata di questa splendida lingua, non ci soffermeremo troppo sull'aspetto pratico, ma ci piacerà leggere, arricchire il nostro bagaglio culturale, scoprire nuove espressioni, modi di dire, anche delle curiosità sulla lingua che potremmo trovare in video, serie TV o leggendo ad esempio qualche risorsa online. Sicuramente molti aspetti sono fondamentali, ma gli interessi e gli obiettivi sono molto diversi e anche qui il percorso cambierà tantissimo. Ovviamente si comincia dalle basi, quindi inizieremo con l'alfabeto, inizieremo con i numeri e dobbiamo anche ricordare che è essenziale capire quali sono le differenze con la nostra lingua madre. Se io sono una persona madrelingua spagnola o francese o rumena, è più facile per me scoprire e capire la lingua italiana, perché si tratta di lingue neolatine. Ma se la mia base è una lingua come il russo, l'indiano, il coreano, in questo caso ci sarà molta differenza. Dovremo imparare i sistemi, quindi appunto come si conta, come si legge e anche se lo diamo per scontato, sono cose essenziali. Così come anche la fonetica, la pronuncia dei suoni. Io consiglio sempre di imparare passo passo sia parole nuove, grammatica, ma di accostare sempre un corretto studio della fonetica. La fonetica è forse uno degli aspetti più difficili di una lingua, perché il nostro accento, le nostre origini, la lingua che usiamo ogni singolo giorno
hanno decisamente un grande impatto su come pronunceremo le parole nella nostra L2, in questo caso l'italiano. Per la pronuncia è molto utile al giorno d'oggi semplicemente cercare online, su dizionari online, su YouTube, su varie piattaforme con audio e video. Davvero si può trovare di tutto. Ci sono poi un sacco di risorse online e voglio anche consigliare noi, ovviamente. Noi facciamo lezioni online, quindi ci sono vari insegnanti, me inclusa, che fanno vari corsi, sia di livelli elementary o beginner, quindi dei livelli per principianti, ma anche dei livelli più avanzati. E in questi corsi potrete ascoltare, parlare con vari studenti e vi verranno anche assegnati dei compiti. E se siete dubbiosi, vi voglio anche dire che c'è una lezione di prova che è gratuita. Inoltre abbiamo la newsletter dove troverete notizie, curiosità, video in anteprima ed esercizi con anche le soluzioni la settimana dopo. E questo è per quanto riguarda noi. Studiare una lingua ormai è molto più semplice e veramente le risorse sono un pozzo senza fine. Dai video ai file PDF, articoli, blog, i social media, potete trovare veramente di tutto. Un altro aspetto che non va sottovalutato è ovviamente la grammatica. Non devono esserci degli estremi, come non studiarla per niente o studiarla troppo. La grammatica è molto utile perché ci rende più accurati, più precisi nella nostra conversazione e nel nostro modo di esprimerci. Con la grammatica ciò che diciamo è sicuramente più preciso e anche più comprensibile. Però solo la grammatica non va bene, dobbiamo anche aggiungere varie abilità, vari skill come la lettura, l'ascolto, la scrittura, ma anche vocabolario. Quindi la grammatica sì, è importante da studiare, ma non è l'unica cosa. Questo lo dico sempre ai miei studenti. Partecipare a corsi di lingua, inutile che io ve lo dica, è veramente utile. Ovviamente non è per tutti, sicuramente è un approccio, una modalità in cui bisogna anche considerare l'aspetto economico, ma sicuramente se volete fare pratica sia dall'inizio oppure già ad un livello un po' più avanzato o intermedio, avere un insegnante, un tutor, qualcuno che vi dia un feedback e anche degli studenti, se pensate a una lezione di gruppo, con cui confrontarvi e scambiare idee ed opinioni, sicuramente farà un'enorme differenza, sicuro. Oltre a queste caratteristiche, l'ascolto spesso viene sottovalutato, ma un ottimo modo per poter approcciarvi alla lingua italiana può essere anche ascoltare musica. Ovviamente il linguaggio delle canzoni, soprattutto nello scenario pop, rap e moderno, è difficile, può essere veramente impegnativo ascoltare una canzone e capire bene lo slang, la lingua moderna, un utilizzo non per forza standard della lingua, ma sicuramente questo vi darà un super boost e un enorme vantaggio se praticate con costanza questo tipo di esercizio. Ascoltare una strofa, una canzone o un artista e piano piano cercare parole nuove, significati di espressioni idiomatiche, oppure anche solo ascoltare e cantare con l'autore aiuta veramente tanto. È un ottimo metodo per fare qualcosa di più leggero e allegro e anche meno noioso, però è comunque pratica. Leggere è sicuramente, non c'è ombra di dubbio,
uno degli strumenti migliori per conoscere una lingua e anche immedesimarci nella lingua stessa. Cosa viene detto, come viene espresso un concetto. Aiuta tantissimo leggere e anche rileggere più e più volte e analizzare il testo che leggiamo. Non consiglio solo libri o testi accademici, così come per l'ascolto, anche un linguaggio più semplice come quello dei social media, come quello dei blog, aiuta veramente tanto. Anche il semplice fatto di seguire un creator oppure leggere di una vacanza o una recensione scritta in italiano arricchirà la vostra esperienza, 100%. Non può mancare neanche fare qualche esercizio di scrittura, quindi produciamo questa lingua, cerchiamo di usarla non solo nel parlato, ma anche scrivendola. Può essere un diario, può essere anche qui un post, un commento, un qualcosa scritto sui social media. Sicuramente scrivere richiede un'attenzione e una dedizione, anche un focus molto diverso rispetto alla semplice lettura. Vi ricordo che parlare e scrivere sono abilità pratiche e attive della lingua, quindi quando noi parliamo e scriviamo produciamo la lingua, non la recepiamo. Quindi fare pratica solo di ascolto e lettura è un ottimo inizio, ma anche fin da subito cerchiamo anche di scrivere cose semplici, anche frasi brevi, delle espressioni, cerchiamo di scrivere qualcosa. Ultimo, ma non per importanza, immergiti nella cultura, sii curioso. Spesso se siamo obbligati o dobbiamo imparare la lingua per necessità, è molto difficile apprezzare tutto il tragitto e apprezzare l'esperienza. Io consiglio sempre di cercare qualche spunto, qualche autore, scrittore, artista o anche degli studiosi, degli insegnanti che ci ispirino, qualcosa che ci faccia innamorare della lingua. E se già lo sei, se già sei innamorato o innamorata della lingua, allora continua a immergerti nella cultura italiana con video, ricette, serie TV, visitando l'Italia, facendo corsi, parlando con altre persone di questa esperienza. E io sono sicura che con questi consigli, piano piano, con costanza e pazienza, riuscirete sicuramente a migliorare davvero tanto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia interessato. Per ulteriori informazioni sui nostri corsi e per vederci anche sugli altri social, vi lascio tutto giù nella info box. Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao!